Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e le tendenze energetiche disponibili per l'inverno 2026. Abbiamo la carta del Papa, ragazzi. Può essere un periodo di ufficializzazioni, un periodo di riconoscimenti, di risultati, ma è anche una carta di grande maestria. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e poi ci sono anche i link per il corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio che partirà a gennaio 2026. C'è inoltre anche il link al videocorso di tarocchi intuitivi che è per chi si vuole approcciare al mondo della cartomanzia. Bene. Partiamo da un 9 di pentacoli e un asso di bastoni. Abbiamo un 10 di bastoni, la sacerdotessa, avete papa e papessa. Wow! Mondo, ruota della fortuna e giustizia, ragazzi! 3 arcani maggiori belli potenti. Beh, c'è anche la sacerdotessa, effettivamente, sono 4. Bene, iniziamo con questo 9 di pentacoli, che di solito è una carta che parla di grande indipendenza, parla anche di chi è single. Sacerdotessa, diavolo e regina di spade. Sento un po' troppa rigidità, ragazzi. È come se si vedesse solo un lato della medaglia. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Sole e cavaliere di spade. Allora, io vi dico ovviamente sempre quello che sento essere il movimento energetico più forte del periodo, però voi cercate di adattare la lettura alla vostra realtà, ok? Dunque, con questo 9 di pentacoli, come vi ho detto, con questo gruppo di carte, sento come se ci fosse una rigidità a rimanere sulle proprie posizioni. Vi dico che potreste anche essere un po' troppo... mi viene da dire bigotti. Non lo so, c'è qualche... datemi una carta per il diavolo. Cinque di pentacoli. Io credo che qualcuno qui stia mettendo come delle barriere o sminuendo un certo tipo di relazione. Sapete, quando nella nostra testa cominciamo a dire ma no, è così per questo, ma no, è così per l'altro, ma figurati se è così, ma figurati... Ecco, è come se stesse cercando di prendere un po' di distanza, secondo me, da una situazione, da una persona, da una relazione. Poi abbiamo questo asso di bastoni che tecnicamente è una carta di movimento, di azione, di qualcuno che fa qualcosa con un'intenzione determinata. Siccome c'è anche il sole, il cavaliere di spade, potrebbe essere una nuova relazione effettivamente con qualche amicizia o l'inizio potrebbe essere di un'amicizia, fra virgolette, perché comunque l'asso di bastoni rappresenta l'incontro intimo, l'incontro sessuale, però la carta del sole mi parla di amicizia, mi parla di un sentimento puro, pulito in realtà, che
con questo cavaliere di spade può effettivamente prendere come una certa velocità. Andiamo a vedere 10 di bastoni. Otto di pentacoli, asso di spade. Potrebbe essere una situazione legata al lavoro, quindi magari iniziare qualche nuovo progetto con una persona che già conoscete, con un amico di fiducia, una persona con la quale c'è effettivamente questo rapporto pulito di cui ci parla il sole. Andiamo a vedere l'imperatrice. 10 di pentacoli e fante di pentacoli. L'imperatrice, questa è la sacerdotessa, scusate. Io sento come una chiusura in questa parte della lettura, una chiusura mentale, con questa parte della lettura, un po' gli esempi che vi ho fatto prima, poi da qui in avanti c'è come un'evoluzione, c'è come finalmente, ripeto, può essere un incontro intimo, può essere un inizio fatto con un'intenzione, può essere qualche amico, amica, conoscente che si dichiara, perché potrebbe anche essere questo, secondo me. Diciamo che non vedo tanto vedo passione, ma non tanto la, diciamo, relazione romantica con i cuoricini, ok? Prima che partiate con la testa. Però con questa sacerdotessa 10 di pentacoli e il fante di pentacoli, secondo me si raggiunge come un risultato. Il 10 di pentacoli è un 10, è una carta di compimento. Qui si tratta di lasciarsi indietro certe aspettative che possono riguardare la quotidianità, ed effettivamente arriva come questa ufficializzazione. Vi dico così perché primo il Papa è una carta di ufficializzazioni, secondo tutte e due, 10 di pentacoli e Papa, sono collegate al matrimonio, ai contratti, quindi che sia una questione lavorativa piuttosto che romantica, ci può essere un'ufficializzazione, quindi qualcuno potrebbe essere portato in famiglia, firmare contratti con multinazionali. Ah, vi dico una cosa, ragazzi. Gli oroscopi del 2026 sono già online, sono 4, ce n'è uno specifico sul lavoro e l'economia e uno specifico sull'amore. Voi ascoltate questa lettura, poi ascoltate quelle due, in base a quella che vi interessa di più ovviamente, e incastrate i messaggi comuni. Andiamo a vedere il mondo, perché anche il mondo è una carta di risultati, di qualche ciclo che si chiude. E poi abbiamo la ruota della... Wow, è un super periodo secondo me per voi. Potrebbero essere nuovi contratti lavorativi, anche perché abbiamo la giustizia. Torre. E fante di bastoni. Datemi una carta per la torre. Quattro di spade. La torre è la caduta dell'ego. E qui abbiamo l'ego, il diavolo. Credo che ci siano come delle aspettative che potrebbero farvi rimanere, aspettative o ideologie, considerata anche la regina di spade, che potrebbero farvi rimanere fermi in una posizione, ma è come se nel corso dell'inverno questa ideologia, grazie a un nuovo inizio, potesse cambiare. Quindi qui abbiamo la morte dell'ego, c'è questo momento. Ragazzi, vi dico, preparatevi psicologicamente, perché tra la torre e la ruota della fortuna il cambio potrebbe... c'è anche il mondo, il cambio potrebbe essere veramente importante. C'è anche la giustizia, quindi nuovi equilibri, contratti. Stavo guardando se poteva essere una questione di una compravendita di qualche casa, ma per adesso non mi pare. Andiamo a vedere la ruota. 8 di bastoni e cavaliere di pentacoli. Io ho anche la sensazione che perché anche qui c'è un asso di spade girato al contrario, qui un 8 di bastoni girato al contrario, sono due carte di comunicazione. Io credo che potrebbe esserci come un omettere certi dettagli, ma perché vi trasformate in osservatori. Ricordatevi sempre che la sacerdotessa è colei che vede al di là della dualità. Che cosa vuol dire? Quando si apre
in modo completo ed equilibrato il sesto chakra, ovvero il terzo occhio, si ha la possibilità di vedere le due facce della medaglia, quindi il punto di vista A e il punto di vista B, e di cogliere il risultato dell'insieme. Ed è per quello che io dico sempre che con la sacerdotessa si guarda a lungo periodo, si guarda oltre il proprio naso, no? Perché si riesce a guardare il futuro, è la carta della chiaroveggenza, proprio perché si ha la visione di insieme globale e si riesce ad avere come un'idea un po' più onnicomprensiva. Andiamo a vedere anche la giustizia. 5 di coppe. 4 di pentacoli. Vi dirò, anche la giustizia ha la spada e la spada taglia quello che non serve più. Quindi vi dico, secondo me entro la fine del periodo, ragazzi, avrete un cambio importante. Potrebbero esserci nuovi contratti, nuovi ruoli. Nuovi ruoli ve lo dico perché qualcuno qui potrebbe trasformarsi effettivamente in un maestro, un insegnante di qualche disciplina, un maestro spirituale, potrebbe essere un mediatore. Ma ruota della fortuna, ruota della fortuna e giustizia secondo me sono due carte molto positive per chiudere la lettura. Tenete presente che la ruota della fortuna può anche fare riferimento a delle vincite inaspettate, vincite al gioco, opportunità che si presentano. Diciamo che andrete poi avanti con una certa costanza e lentezza, che non è male perché quando le cose vanno piano si può, come dire, correggere il tiro man mano. E se per esempio fosse una questione lavorativa, come vi ho detto, potrebbe essere che da partita IVA, da autonomi, perché il 9 di Pentacoli è la carta degli autonomi, decidiate di iniziare delle collaborazioni con delle aziende grandi. I 10 di Pentacoli possono anche essere multinazionali, Fatemi sapere, ragazzi, come vi risuona nei commenti. Andiamo a vedere qualche oracolo. Un bivio, quindi qui vi dice carta numero 13, che tra l'altro è il numero della morte, il numero dei tagli. Probabilmente dovete scegliere se andare da una parte o dall'altra, se iniziare questo percorso o no, se buttarvi in questo nuovo inizio, in questa nuova avventura oppure no, se dire o omettere certi dettagli. Pronti? Ragazzi, siete pronti per effettuare questa scelta, per prendere questa decisione, per fare questo cambio? Carta numero 48. Carta numero 21, ripulire, e questa carta nello specifico fa riferimento al perdono, quindi bisogna un po' pulire, diciamo così, le energie negative. Tenete presente che qui c'è un 5 di pentacoli, effettivamente qui avete un 5 di coppe, che sono due carte di, diciamo, dolore. 5 di pentacoli fa riferimento a delle potenziali delusioni che potrebbero essere successe già in passato con questa persona, oppure si tratta di perdonare voi stessi per come sono andate le cose, per come X motivi. Secondo le regole, carta numero 11, e anche questa è una carta che come il Cavaliere di Pentacoli mi richiama un po' la lentezza, perché ci sono degli elefanti rappresentati, quindi ci sono come delle regole, delle leggi, la giustizia, universali da dover rispettare. Molto bello. Molto bella anche la vostra lettura, ragazzi? Vi dico, in questa carta quello che si intende è di prendere il ritmo del più lento. Quindi non cercare magari di accelerare le cose, ma adeguatevi voi al ritmo più lento delle due parti. Se per caso siete voi quelli lenti, perché avete bisogno di essere sicuri, perché non vi piace correre, fare le cose di fretta, potete avere qualsiasi motivo, sono gli altri che dovrebbero adeguarsi al vostro ritmo.
Andiamo a vedere un altro oracolo. Progetti del cuore, luna piena. Non so quando ci sarà la luna piena, però la luna nella carta dei tarocchi è anche associata ai sogni. Io credo, ragazzi, che qui inizierà qualcosa di importante. L'asso di bastoni parla proprio di passioni, che possono essere quelle fisiche, intese tra uomo e donna, ma anche la passione in quanto hobby, qualche cosa che ci appassiona. Può essere un tema. Sono appassionato di, non lo so, cartomanzia, tarologia. Andiamo a vedere una meditazione di Findor. Fatemi sapere i progetti del cuore che avete. Nel silenzio siamo consapevoli del battito del nostro cuore. E vita, vita ancor più abbondante. La vita è Dio. E Dio è tutto. Ogni cosa creata, la vastità dell'universo, persino il più piccolo degli atomi. La vita è ogni cosa, perché Dio è in ogni cosa e non c'è nulla in cui non vi sia Dio. Appena espandiamo la nostra coscienza, siamo consapevoli dell'unità di ogni forma di vita. Siamo consapevoli d'essere quest'unità. Il nostro cuore batte all'unisono con quest'unità. Unità, unità, unità. Se per caso, ragazzi, non siete atei o agnostici, potreste sostituire la parola Dio con fonte, universo o il Dio in cui credete voi, chiaramente. L'amore non dovrebbe mai venire aperto o chiuso come un rubinetto. Quando ami, fallo con tutto il cuore. Progetti del cuore. E non aver mai paura di dimostrarlo. L'amore non può essere nascosto, è qui perché tutti lo vedano e lo condividano. Consenti all'amore divino che è in te di fluire libero, perché l'amore attira amore. Mantieni il cuore aperto e ama, ama, ama. Bellissima lettura, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se avete avuto degli spunti interessanti di riflessione. Per sostenere il canale potete dare like, mettere hype, iscrivervi o condividere il video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, però tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti divise per settore, quindi amore, lavoro, soldi, tempo, tutto. E ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, ci sono meditazioni per ripulire il campo energetico, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni che ho condensato e messo lì a disposizione per aiutarvi nel vostro percorso di crescita. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4 playlist, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!